È arrivato il momento di fare Nostradamus, ma non per la stagione 2026, ma per, come avete letto dal titolo, per il 2027, perché mi sono messo lì a pensare dove potrebbe andare quel pilota, cosa può fare quel team, e quindi, prima di andare avanti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche perché questo è il primo video pronostico di 3, sì. Perché il prossimo sarà quello della stagione 2026 e poi ne uscirà un altro dove ci faremo un po' di risate e sarà sicuramente divertente. E poi ci siamo, perché a breve ci sarà il GP della Thailandia e quindi dai con il primo dopogara. Ovviamente scrivete nei commenti tutta la vostra griglia del 2027, ci è venuta incontro anche la MotoGP facendo una grafica apposta dove ci invita a usare la palla di vetro per vedere come saranno gli schieramenti l'anno prossimo e quindi quando sarà tutto definito faremo la reaction. Quindi Bobber del futuro, com'è andata? Ci hai preso o no? Registro questo video l'11 febbraio alle ore 18:29, quindi di annunci nuovi non ce ne sono stati. In questo video pronostico ragioneremo così, partiremo dal generale per arrivare al particolare. Nel senso che io faccio un pronostico bello ampio che già un po' si sa o magari no e poi andremo nel dettaglio a posizionare un determinato pilota. Ad esempio, in generale, io vi dico che Bagnaia andrà via dalla Ducati e poi andremo nel particolare, cioè metterlo in un team, dove ovviamente il tutto diventa più difficile. Quindi, in generale, vediamo quali, secondo me, sono i piloti che rischiano di rimanere a piedi e che rischiano di non esserci in MotoGP nel 2027. Morbidelli, Rins, Binder, Miller, Raul Fernandez, Di Giannantonio e Joan Mir. E adesso, piano piano, vediamo gli incastri. Però prima facciamo anche le classi minori, un po' a grandi linee, perché in questo canale si parla anche di Moto3 e Moto2, non solo MotoGP, perché vanno valorizzate e non messe in secondo piano. Secondo me dalla Moto3 passeranno in Moto2 Chiles, David Muñoz, David Almansa e ci metto anche Bertelle, un italiano e un pilota della KTM che potrebbe essere Carpe, ma dipende dagli incastri che faranno in Moto2, quindi questo è un po' più difficile, così come lo sono gli altri, perché io non so nulla dietro le quinte e quindi ipotizzo chi potrebbe passare, ma giovani come Bertelle, Carpe e Almansa, ad esempio un altro anno in Moto3, possono farlo, mentre Chiles passa in Moto2 perché, vabbè, lo diciamo nel video pronostico della stagione. Mentre di quelli della Moto2, secondo me in MotoGP saliranno Daniel Gado, Celestino Vietti, Manu Gonzalez e Isan Guevara o Tonio Arbolino. Ballottaggio. Per Arbolino è davvero l'ultima chance di salire in MotoGP secondo me e vi spiego tra poco perché lo metto in questo ballottaggio con Guevara e anche perché faccio salire Guevara. So già che siete lì a pensare e dire: ma David Alonso? Sì, anche lui può salire in MotoGP, sappiamo il corteggiamento della Ducati e quindi è una cosa che si farà, ma io me ne sono inventata una e dopo ci arriviamo, perché diciamo subito il mio primo pronostico del mercato 2027, con la Ducati ufficiale, che secondo me a meno di stravolgimenti clamorosi avrà Marc Marquez, perché al momento in cui registro non è stato annunciato il rinnovo, ma è cosa fatta, così come lo dovrebbe essere con Pedro Acosta. Quindi per me ci saranno Marc Marquez e Pedro Acosta in Ducati ufficiale dal prossimo anno. Ducati ufficiale che, perché qua parliamo anche un po' di come potrebbero essere i team l'anno prossimo, avrà Red Bull come title sponsor. C'è Acosta che appunto ha la bevanda energetica come sponsor e magari ci potrebbe essere il ritorno di Marquez lì, quindi Monster rimane sempre con Yamaha come title sponsor a meno di stravolgimenti e magari va a fare da sponsor in un altro tipo Aprilia, non so. Ora spostiamoci con la Honda HRC, dove anche qui la cosa è già delineata. Tra tutte le indiscrezioni che sono uscite, quella di Quartararo nel team ufficiale anche qui sembra essere una cosa praticamente fatta dove mancano gli ultimi dettagli e l'annuncio, a differenza di un'altra dove ho più dubbi. E dopo la vediamo. Quindi, Quartararo in Honda HRC e il suo compagno di squadra. E qua, ragazzi, la questione si fa più interessante. Secondo me non arriva nessuno di nuovo. O rimangono Mir o rimangono Marini, quindi uno dei due se ne va e uno rimane. Bisogna vedere la Honda cosa guarda, se uno va più veloce può far podi come Mir, oppure se guarda uno più collaudatore che dà indicazioni, cade poco, è costante e sa mettere a posto la moto come Marini, che poi secondo me almeno un podio quest'anno lo fa anche Marini. Io terrei Marini come secondo pilota perché può aiutare nello sviluppo e appunto come seconda guida a fianco di Quartararo è una coppia perfettamente bilanciata fra primo pilota e secondo pilota.
Mentre andiamo veloci in LCR, perché Zarco ha rinnovato e Moreira ha il contratto pluriennale, quindi si farà un altro anno con Pronda, secondo me. Non penso che dopo un anno di rookie, a meno di cose clamorose, lo promuovono già in ufficiale. Quindi in LCR nel 2027 Zarco e Moreira. E ora andiamo con l'Aprilia, dove qui ci sarà qualche spostamento. Bezzecchi ha rinnovato e siamo a posto, ma cambierà compagno di squadra. Come sostengo da sempre, chi mi segue lo sa già, Martin è più fuori che dentro da Aprilia. E non parlo della notizia in Yamaha in sé, ma proprio perché il matrimonio con Noale è nato in fretta e furia, iniziato malissimo, sta proseguendo così così, e quindi la mia idea è sempre stata che Martin, dato che non è riuscito questo scioglilingua, dato che Martin non è riuscito ad andare via in onda subito, si fa andare bene di chiudere il contratto e onorarlo con Aprilia, ma il suo principale pensiero è sempre, secondo me, quello di andare via. Quindi, parlando in generale, per me Martin non rinnova con Aprilia e va via. E il compagno di squadra di Bezzecchi, secondo me, sarà Enea Bastianini. Secondo me sarebbe un gran colpo per lui, una grande occasione per rilanciarsi, perché passerebbe dalla KTM al team ufficiale Aprilia. Credo che sia un pilota che può adattarsi molto bene alla RSGP, e per Aprilia è un buon compromesso, perché si assicura un pilota forte e talentuoso che, se mette a posto la qualifica e la costanza, è da mondiale con una moto competitiva, e anche a livello di ingaggio non costa molto, perché in questa sessione di mercato i soldi faranno la differenza e sicuramente la loro parte. Nel senso che dopo i primi annunci dei top rider tipo Quartararo, Acosta, Bagnaia eccetera, le seconde linee, cioè quei piloti che verranno dopo, saranno in bilico e quindi faranno a cazzotti per piazzarsi, tolti magari i vari precontratti firmati già prima perché si è mosso in anticipo, e quindi fra queste seconde linee ci sarà quello che è disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di rimanere nel circus. Quartararo ad esempio ha il compromesso perfetto: soldi, perché la Honda i contratti con più di 10 milioni, 8 quelli che sono, li fa, e la moto si prospetta competitiva, quindi è una soluzione che paga sì coi soldi e può farlo anche con il mezzo, perché comunque è ancora un'incognita al momento. Diciamo che Quartararo i soldi nella sua carriera li ha guardati, e non poco, va detto. Sono curioso di vedere l'Aprilia chi prenderà al fianco di Bezzecchi. Secondo me, se non prendono Bagnaia, perché è un incastro possibile, è sempre un'idea, però comunque con Pecco c'è anche un compromesso coi soldi, perché anche lui credo che a certe cifre si muove. Comunque ci vedo bene Bastianini. Secondo me è un po' sottovalutato sul fatto che possa muoversi in un team come l'Aprilia ufficiale. Secondo me andrà via dalla KTM e non rimarrà nel Team Tech 3, che tra l'altro bisogna vedere se rimane con KTM o no, e anche qui ci arriviamo. Però si gioca e io ci metto Bastianini. Secondo me potrebbe avere delle porte aperte in un team ufficiale, magari anche la Yamaha, chi lo sa, ma secondo me se dovesse andare in Yamaha allora va in Pramac. In Trackhouse, che rimarrà con Aprilia dopo varie voci d'addio e che ha visto alzarsi non di poco la valutazione del suo marchio dopo l'ingresso, quindi se il capo Justin Marks vuole venderlo ci fa una plusvalenza della Madonna, secondo me ci saranno Ogura, che rinnoverà, anche se magari un po' di indecisione ci può essere, io non vedo così sicuro il suo rinnovo, però magari se Aprilia vuole tenere un giovane può tenere Ogura, e al suo fianco ci metto un rookie, e sto parlando di Manu Gonzalez. Uno dei miei più grandi pupilli che pilota Manu Gas, per chi mi ha seguito negli scorsi dopogara della scorsa stagione lo sa benissimo. Non lo dico perché ci ha fatto il test l'anno scorso con l'Aprilia ad Aragon, però magari un pensiero dopo quello che hanno visto ce lo rifanno. Dipende come andrà la sua stagione in Moto2 e ne parleremo nel video pronostico. Se lo diciamo in generale, per me, come ho detto, Manu Gonzalez passa in MotoGP, e se andiamo nel particolare io lo piazzo in Aprilia Trackhouse, poi magari può andare anche in un altro team satellite volendo, tipo Tech 3. Finita l'Aprilia facciamo tutta la KTM. Nel team ufficiale un predestinato è Maverick Viñales, che secondo me anche indipendentemente dai risultati di quest'anno passerà in ufficiale. Per non andarci deve proprio far cagare secondo me, quindi il minimo indispensabile per essere promosso ce l'ha. E il suo compagno di squadra sarà Alex Marquez, sia perché è uscita la voce, ed è una cosa vera secondo me, con gli sviluppi sono abbastanza avanti, e anche perché prima che uscisse la notizia era una cosa che avevo pensato io fra me e me, perché dicevo, secondo me con il team Gresini il suo massimo l'ha fatto, di strade più elevate in Ducati tipo il team ufficiale non se ne apriranno perché punteranno su altro, e quindi
o rimane in gresini in comfort zone o decidi di cambiare. Secondo me avrà l'ambizione di guidare almeno in un team ufficiale, tolta la parentesi in Honda, dove comunque può prendere anche più soldi, e con gli incastri che ci sono, secondo me, a meno che non torni in Honda ufficiale a fare secondo pilota per poi magari avere un giorno in un futuro più lontano un suo fratello Mark che chiude la carriera in Honda, la soluzione più logica è la KTM. La Yamaha sinceramente non la vedo come opzione. Nel Team Tech 3 invece ci sarà una rivoluzione con due piloti nuovi. Uno potrebbe essere o Joan Mir o Luca Marini, dato che abbiamo detto che uno dei due va via da Honda, quindi ci potrebbero andare, ma io decido di stravolgere le cose e ci metto un altro rookie, ovvero Daniel Gado, e l'altra, Sella, secondo me sarà una di quelle che faranno a cazzotti per prenderla perché è uno dei posti vacanti, e ci potrebbero andare quelli che rischiano di rimanere a piedi. Io tra quelli che ho detto ci metto Fabio Di Giannantonio, che andrà via da Ducati, questa la mettiamo nelle cose generali, perché anche lui lo vedo più fuori che dentro, sia dalla Ducati che dalla VR46. Secondo me non lo rinnovano, ed è una sella che comunque può andare benissimo anche a Raul Fernandez, quella di Tech 3 per esempio. Digia però lo vedo molto palpabile anche per la Superbike. Ma il Team Tech 3 rimarrà con KTM nel 2027? La KTM, con i problemi finanziari che ha, terrà 4 moto o farà solo il team ufficiale? Se Tech 3 dovesse andare via, secondo me ha le porte aperte della Honda, che in passato comunque voleva già 2 moto in più ma non gliele hanno date. Quindi seguiamo questo sviluppo. Secondo me fra i team satelliti quello che ha più probabilità di cambiare è Tech 3, gli altri no. E adesso facciamo la Yamaha. Nel team Pramac sono un po' indeciso, perché o ci saranno un rookie e un pilota d'esperienza, oppure 2 piloti d'esperienza. Come rookie io vedo un ballottaggio fra Isan Guevara e Tony Arbolino, ma secondo me nessuno dei due è pronto per entrare in MotoGP, a meno che non facciano una grande stagione. Il collegamento Guevara in MotoGP può esserci, perché comunque farebbe il salto dal Pramac Moto2 alla Pramac MotoGP e quindi farebbero crescere un giovane, però c'è anche la nuova politica di Liberty Media che vorrebbe un po' meno spagnoli nella griglia. E magari vogliono un pilota di una nazione specifica dal lato politico per ampliare il pubblico, come può essere un Colin Veyer per l'Olanda, magari ce lo mettono anche. Mentre Arbolino, come ho detto, è l'ultima spiaggia per vederlo passare in MotoGP, perché più il tempo passa, più le speranze cadono. Lo dico un po' a malincuore perché Arbolino è un gran pilota, ha un bel talento che in Moto3 e Moto2 si è fatto vedere soprattutto nelle prime parti, però col passare del tempo si è un po' spento e quindi anche lui ad oggi non è così pronto per la MotoGP. Io me la rischio e dico che un rookie ci sarà e dico Guevara, ma anche questa è una di quelle selle a cui si farà gomitate per averla, tra chi rischia di rimanere a piedi. E il suo compagno di squadra sarà Jorge Martin. Sì. Ma Bomber hanno detto accordo praticamente fatto con Yamaha, sì, ma per me lì non c'è nulla di definito e secondo me stanno solo parlando. E siamo sicuri che stanno parlando del team ufficiale? Già un'idea l'ha lanciata Gino Borsoi alla presentazione del team, dicendo che la accoglierebbero a braccia aperte se volesse tornare. Questa dichiarazione non dice assolutamente nulla, non vuol dire che stanno trattando. È ovvio che Campinotti e compagnia lo rivorrebbero per la storia che c'è stata, non è che dicono di no, non lo rivogliamo, ci mancherebbe, però secondo me ci sono i possibili incastri per riprenderlo. E finiamo questo discorso dicendo che Yamaha ufficiali ci saranno Pecco Bagnaia e Toprak Razgatlioglu. Sì, l'ho detto subito, incredibile, Toprak Razgatlioglu, perfetto. Io penso che Toprak ha già un mezzo accordo o qualcosa per passare in ufficiale ed è per questo che io metto Martini in Pramac, perché secondo me è già delineata la strada di Toprak in ufficiale col nuovo regolamento, gomme Pirelli e moto più vicina alla Superbike. Martini in Pramac dunque sia per il rapporto con Campinotti, perché una casa come Yamaha può garantirgli un buono stipendio e perché dopo il presunto flop con Aprilia, dico così perché il 2026 può essere una stagione positiva, sicuramente migliore perché corre, l'anno scorso non ha corso, quindi sicuramente fa meglio e quindi se fa bene ha le carte in regola per andare nel team ufficiale Yamaha. Tutto dipende come saranno le sue condizioni e i suoi risultati, perché ad oggi è un po' una scommessa prendere Martin, non sai quanto può renderti, mentre è più una certezza Pecco Bagnaia. Noi lo sappiamo e lo sa anche lui che è un pilota comunque da team ufficiale, da prima linea come ha detto lui, e quindi Yamaha vorrà
un pilota di prima linea che è tecnico, minuzioso, sa lavorare sulla moto e poi è un 3 volte campione, e ce lo vedo bene in Yamaha. Secondo me rappresenta bene anche lo stile di immagine della Yamaha e anche poi ovviamente lo stile di guida in pista. Secondo me è un binomio interessante, e anche perché gli può soddisfare le richieste economiche, anche se magari lo stipendio sarà appena più basso, dove forse Aprilia non arriva a quelle cifre. Io penso che sotto sotto Bagnaia un po' si è già mosso per il mercato, sapendo che Ducati ha altri piani, quindi qualcosa di già impostato c'è. Poi Yamaha magari decide di avere due guy nel pollaio, Bagnaia e Martin, due top rider insieme che si ritroverebbero, può anche darsi. Bisogna vedere sicuramente con Toprak se ha o no quella certezza di passare in ufficiale o se si accontenta di rimanere un altro anno in un team satellite, quindi gli incastri comunque sono possibili. Ho lasciato alla fine due team satelliti Ducati perché bisogna ragionarci a modo. Secondo me la VR46 cambierà tutti e due i piloti. Una delle politiche più recenti è quella di non avere due piloti dell'Academy nello stesso team, ma al massimo uno, e bisogna vedere dal 2027 se, anche da cosa dirà la Ducati, se vuole metterci qualcuno, perché la parola ce l'hanno anche loro. Questo per dire anche che VR46 secondo me rinnoverà con Ducati e avrà Celestino Vietti, che secondo me a meno di una grande stagione anche lui non è pronto per fare il salto in MotoGP, ma se fanno una rivoluzione un pilota dell'Academy probabilmente ce lo mettono, o magari ci stupiscono e ne prendono due che non sono dell'Academy. Mentre il suo compagno di squadra, qui ne sono più sicuro ma non si sa mai, cioè secondo me sarà un pilota che ci metterà la Ducati, cioè la Ducati dice prendete lui, forse non è una prima scelta di VR46, nel senso che ha un contratto con la casa madre, quindi lo deciderà la Ducati. E per me, quindi la spara anche un po' grossa, quindi per me, rullo di tamburi, ci sarà Nicolò Bulega. Io per il 2027 dico che Bulega sarà in MotoGP e realizzerà l'obiettivo sogno di correre nella Masterclass. Nuovo regolamento, gomme Pirelli, moto 850, tutto dipenderà dai test che farà, ma secondo me può fare bene. I rapporti con VR46 sono migliorati e il mio unico dubbio è che non possa magari ritornare lì per quello che è successo in passato. Al massimo va in Gresini, ma comunque per me Bulega sale in MotoGP con Ducati in un team satellite. Questa qua dai, spero almeno di prenderci, la diciamo in generale, ma è così. Invece se andiamo nel dettaglio io lo piazzo in VR46. Ci sarà un valzer di piloti che hanno il contratto con Ducati in questi team. In Gresini io ci tengo Aldeguer perché secondo me questo infortunio ha rallentato un po' i tempi e sarà una stagione dove il vero Aldeguer lo vedremo dopo il primo quarto di questa stagione, quindi un altro anno Gresini se lo tiene e lo cresce. La questione è questa: Aldeguer rimane in Ducati e sta in Gresini o va in VR46? Cioè secondo me il giro è questo: Ducati se vuoi lo mette con Valentino, però per me rimane in Gresini e il suo compagno di squadra sarà Joan Mir. Sì, vi stupisco e sono scettico su questa mossa perché sarebbe un gran colpo per Mir andare sulla Ducati e anche perché non mi sento di dire che sarà fuori dalla MotoGP, quindi o si gioca una sella di un team satellite tipo Tech 3 o riattiva i contatti con Gresini, perché in passato si era proposto ma non si era fatto nulla. È una soluzione difficile che però mi sento di giocarmi così. Perché dico difficile? Perché adesso tutti starete dicendo aspettate, arrivo con calma, ma Ducati fa salire David Alonso. Sì, avete ragione, Alonso ha le carte in regola per salire in MotoGP e può giocarsi il titolo in Moto2 quest'anno. Se farà molto bene Ducati lo promuove, ne sono certo, ma io vi sparo questa: Ducati mette sotto contratto David Alonso ma ci andrà dal 2028 e rimarrà un altro anno in Moto2. Quest'anno o fa benissimo e vince il mondiale o fa top 3, quindi sale in MotoGP, oppure rimane ancora un po' acerbo e non è pronto per il grande salto sin da subito, quindi un altro anno di esperienza magari gli serve, quindi lo piazzano subito, se lo prendono, lo mettono sotto contratto e poi in MotoGP comunque ci arriva lo stesso. Se lo promuovono subito è chiaro che va in Gresini o VR46. Quindi a questo punto i piloti che per me rimarranno fuori dalla MotoGP 2027 saranno Morbidelli, perché ormai basta, il suo tempo è passato e se trova un'altra sistemazione è un cazzo di miracolo, per quanto io possa volergli bene e stimarlo. Raúl Fernandez, che come sapete a me non dice niente, Rins, perché anche lui il suo l'ha fatto e con quell'infortunio ormai
non è più lo stesso, e Miller stessa cosa, ormai basta, può anche darsi che si ritira, ma avrà la Superbike sicuramente nel mirino, e anche Brad Binder, che non verrà rinnovato da KTM per i risultati che non sono arrivati, perché anche quest'anno io non lo vedo bene. Sicuramente ci sarà minimo un colpo di scena su tutti questi pronostici, perché tutti noi abbiamo i nostri incastri, quello va là, quello può andare lì, e quindi sicuramente arriverà un colpo di mercato che ci stupirà, non andrà tutto secondo i piani prestabiliti. Come ho detto ragazzi, scrivetemi nei commenti la vostra griglia per il 2027 e i vostri pensieri, iscrivetevi e attivate la campanella che presto arriva il video pronostico della stagione, e non solo, c'è dell'altro che bolle molto interessante. Ci vediamo presto.